Carissimi, benvenuti in questo nuovo video. Tra le paste e patate più gettonate del web certamente c'è quella con la provola, bella che si fonde, tipica della Campania, e ne approfitto per salutare tutti i campani che mi seguono e soprattutto quelli che nel periodo estivo mi vengono a trovare in negozio. Quella che vi voglio proporre oggi invece è quella della mia infanzia, quella che mia nonna mi preparava rigorosamente al camino, che ho già acceso. Era una pasta e patate semplice, ma fatta con amore e con il cuore. Certamente la provola non ce la metteva e non la metterò neanche io, però metteva tanta cipolla. Infatti è una pasta e patate e cipolla, più o meno lo stesso quantitativo. La cipolla, soprattutto se vi piace, ma mi raccomando, rossa dolce di Tropea, va messa in abbondanza. Anch'io la replicherò allo stesso suo modo, quindi cucinandola direttamente nel camino, al tepore, che ho già acceso da una mezz'oretta. Pertanto adesso preparo i pochissimi ingredienti e poi vi faccio vedere come si prepara come un tempo. Buona visione. Per prima cosa mi taglio le cipolle. Piccolo. Come vi dicevo poco fa, se vi piace abbondate pure, perché questa pasta è patate e cipolla. Pertanto la cipolla è un ingrediente primario insieme alla patata della sila. La cipolla rossa dolce non vi fa piangere, per cui tritate tranquillamente senza nessun problema. Allora, ho tagliato la cipolla e adesso le patate le ho già pelate prima e le avevo messe a bagno in modo che non si fanno scure. Pure queste me le vado a tagliare già adesso. Cerchiamo di farle più o meno lo stesso spessore. Cerchiamo di farle tutte alla stessa misura, così avranno una cottura abbastanza omogenea. Ecco, ci siamo. Questo è il tegame adatto che andrò ad utilizzare per la cottura direttamente sul fuoco. Adesso un bel giro d'olio e procediamo. Venite con me nel camino, all'interno. Bel giro d'olio. Vedete, l'olio extravergine di oliva è molto denso perché, come vi dicevo, fa freddo. Però adesso avrà modo e occasione di sciogliersi. Cipolla. Sistematina al fuoco. Qua ho in caldo una pignata con un po' di acqua calda se mi dovesse servire per gestire la cottura della cipolla. Tutto questo qua, questo va qua. E ci siamo. La lasciamo appassire, già sta iniziando a sfrigolare. Non la dobbiamo far soffriggere tantissimo, più che altro la dobbiamo far stufare, pertanto poi se necessario metto giusto un goccino d'acqua. Le cotture al camino vanno fatte senza fretta,
anche se io utilizzo questa regola, tra virgolette, per ogni cosa che faccio in cucina. Se ho fretta e devo fare una cosa giusto per farla, evito e soprattutto preferisco rimandare. Ma per me, che la cucina è un modo, anche uno svago, un relax, una vera e propria passione, ne approfitto soprattutto anche per rilassarmi. Pertanto mi prendo tutto il tempo dovuto. Adesso che sta sfrigolando, cosa facciamo? Giusto un goccio di acqua, basta così, vi dicevo prima, così la stufiamo. E copriamo per un po'. La cipolla è ben appassita, è il momento di dargli un po' di piccantezza, se no troppa dolcezza non va bene. Lo taglio in 3 e butto il diavolicchio dentro. A questo punto, prossimo passaggio. Altro ingrediente fondamentale. Polvere di peperone rosso dolce, ok? Non peperoncino. Questa è quella che si ricava dai peperoni, gli stessi peperoni che si facciamo anche cruschi. Andiamo a mettere qua. E che profumo adesso! Giriamo veloce veloce. Vedete? Deve rimanere bello rosso. Ok. E adesso è il momento delle patate. Tutte dentro. Ecco qua. Adesso invece le patate devono soffriggere, devono prendere il profumo dell'olio, profumo della cipolla, ma soprattutto del peperone. Quindi prima di aggiungere l'acqua devono soffriggere bene, devono ammorbidirsi. Un po' di sale. Anziché dell'acqua, se volete, potete aggiungere anche un brodo vegetale, mettete una carota, una cipolla, un po' di sedano, oppure l'acqua. La cipolla è ammorbidita, le patate hanno soffritto insieme al resto, ok? E adesso, soltanto adesso, iniziamo ad aggiungere un po' di acqua calda, ovviamente. Mettiamo il coperchio. Allora andiamo a controllare. Brucia, brucia. Vediamo la cottura delle patate. Vedete qua? Morbidissime. Saporitissime. Momento giusto. Proprio nel piatto della nonna. Questo non è sporco, questo è un piatto antichissimo. Non fate le male lingue. Ovviamente, per mantenere la tradizione, anche nel formato di pasta, il classico spaghetto spezzato. Vai giù. Guardate che bel piatto. Una giratina. E lasciamo cuocere. Allora ragazzi, ci siamo. Profumo strepitoso. Se la volete più brodosa, si aggiunge un po' di acqua in più. Per me così è perfetta, guardate. Ci manca un ultimo tocco. Allora, qua ci sta bene anche una scorza di formaggio parmigiano o del pecorino. Io non ce la metto.
Invece però vado ad aggiungere questo che mi piace tantissimo, prezzemolo fresco appena tritato. Facciamo una girata e questa è la pasta e patate della nonna. E andiamo a integaminare, si può dire così, non è impiattare, integaminare. Peperoncino a valanga come al solito. Eccola qua, eccola qua. Sapete cosa ci vuole ancora? Proprio per non farci mancare nulla. Un filo d'olio a crudo, così, e una macinatina di pepe. Ora è completo. Eccolo qua. Eccola qua. È fumante, però beccato giusto quello col peperoncino. Vado. Credo che la nonna sarebbe fiera di me. È veramente buona. Mi ricorda veramente i bei tempi. Se non avete il camino, provate a farla lo stesso. Se usate questi tegami sul gas, metteteci uno spargifiamma. Comunque i tegami li trovate disponibili anche nel nostro sito, Sfizi di Calabria. Questa è la mia pasta e patate e alla prossima.